Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di come aggiustare le piastrelle. Non ditemi che non vi è mai capitato di far cadere qualcosa a terra e di spaccare la piastrella. Beh, se non vi è mai capitato, meglio, ma potrebbe capitarvi. E con questo video riuscirete a capire come fare ad aggiustare le piastrelle di casa vostra senza doverle sostituire, chiamare un muratore e fare dei giri pindarici veramente incredibili. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, se come è successo a me vi cade qualcosa di pesante per terra, lo scenario che potreste avere davanti è questo qui, una piastrella completamente bucata. Un po' di meno, un po' di più, importa poco, la piastrella è rotta. Oppure potreste trovarvi addirittura una piastrella come questa, completamente spaccata. Noi oggi cosa andremo a fare? Io andrò a consigliarvi un materiale che è veramente uno spettacolo per far fronte a questi danni. Andrò a provarlo per voi, ho spaccato appositamente una piastrella per vedere quanto questo materiale tiene. Quindi, bando alle ciance e passiamo subito a vedere di che materiale si tratta. Ed eccolo qua il prodotto che ci serve, il Syntholight mastice stucco bicomponente per marmo, pietra e ceramica. Veramente un prodotto spettacolare. Come vedremo, mettendo un rapporto di volume noce, chicco di caffè tra il mastice e l'induritore che vi viene dato insieme quando lo comprate, otterrete un prodotto che in 30 minuti diventa veramente duro come la pietra. Ma questo lo vedremo. Quindi il prodotto è questo qui, andiamo a vedere se veramente funziona oppure se non fa al caso nostro. Iniziamo con la preparazione dello stucco e l'eventuale colorazione. Bene signori, abbiamo qui il nostro mastice, come vedete è bianco. Andiamo a preparare il nostro composto per aggiustare la nostra piastrella. Come facciamo? Allora, abbiamo detto che la proporzione, come si legge nelle istruzioni, per fare indurire il nostro mastice è circa una noce rispetto a un chicco di caffè. Ma prima di indurire il nostro mastice dobbiamo andare a colorarlo in base alla nostra piastrella. Come facciamo? Beh, ci sono delle terre colorate che noi possiamo andare a mischiare a modello artista per andare a colorare il mastice da bianco, farlo diventare il colore che vogliamo. Io, come vedete, ho le piastrelle gialle. Per colorarlo userò un po' di curcuma. Come avete visto, se avete visto, nel video sui coloranti naturali, la curcuma è un perfetto colorante giallo. Quindi io gli metto un po' di curcuma, senza esagerare, e andiamo a colorare il nostro mastice. Ora, mentre è ancora bagnato, possiamo andare a rimuovere la parte in eccesso con dell'alcol. Quindi possiamo prendere un cotton fioc, un pezzo di cotone, uno straccio con dell'alcol denaturato e andiamo a rimuovere il superfluo. Facciamo una prova con questa piastrella che ho appositamente rotto per voi. Adesso andrò a incollarla utilizzando questo mastice, sperando che non si asciughi troppo.
Attenzione quando maneggiate le piastrelle rotte, forse sarebbe meglio mettere i guanti, perché sono veramente taglienti. Sicuramente voi potrete fare meglio di me perché ad avere la telecamera a fianco è veramente un disastro. Bene signori, come vedete il mastice si è asciugato. Io ho aspettato 24 ore per sicurezza, in modo che fosse completamente asciutto. Ora dobbiamo andare a vedere se ha fatto il suo lavoro. La prima cosa da fare è quella di dare una scartavetrata. Questa piastrella è una piastrella ruvida, quindi non serve scartavetrare tantissimo. Se avete una finitura liscia, ovviamente non basta solo scartavetrare con una granulometria, ma dovete fare il solito giro, magari partendo da 100 e poi facendo 160, 200, 500, solite cose, no? Se avete bisogno di spiegazioni chiedetemele sotto nei commenti. Quindi adesso io do una piccola scartavetrata, vediamo che cosa viene fuori. Bene signori, non so se riuscite a vedere, praticamente la mia carta vetrata a mano non lo scalfisce neanche il mastice. Questo è un'ottima cosa perché ci dimostra che veramente è diventato durissimo. Quindi se fate una cosa del genere, una cosa importante che dovete fare è poi avere un po' di pazienza con un levigatore orbitale, magari vi lascio il link in descrizione di quello che uso io, andare a rifinire bene la piastrella. Ora facciamo un piccolo test, tanto per vedere se è veramente tornata dura come prima. Cioè ragazzi, veramente uno spettacolo. Ora non voglio spaccarla di nuovo perché non avrebbe alcun senso, però come potete vedere è diventata dura come la roccia. Il prodotto è veramente uno spettacolo. Adesso magari andiamo a vedere la riparazione che ho fatto sulla mia piastrella e vediamo come siamo messi lì. Bene signori, ecco qua la nostra riparazione. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con la piastrella. Allora, come vedete la riparazione è andata a buon fine. Ovviamente se azzeccate il colore è meglio, io proprio con i colori sono una capra. Quindi il colore non ce l'ho azzeccato. Ma se riuscite a dosare bene il colore in modo che divenga molto simile alla vostra piastrella, non si noterà più niente. Questo era un buco molto profondo, perché era qua da un po', quindi magari volendo si potrebbe dare un altro film sopra di mastice, adesso che è asciutto, in modo che diventi praticamente perfetta. Comunque adesso almeno siamo sicuri che abbiamo riparato il danno e il danno non cresce. Quindi abbiamo trovato veramente il prodotto perfetto per riparare le nostre piastrelle. Bene, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda non esitate a scrivere sotto nei commenti. Detto questo, vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.